Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Adesso facciamo una letturina, come vi avevo anticipato, che va a toccare l'argomento registri akashici. Chi mi segue da un po' sa che non utilizzo la tecnica tradizionale, no, di apertura dei registri, anche perché, voglio dire, è una forma di medianità, quindi io essendo medium non sto lì a seguire, voglio dire, le regole, vado direttamente all'informazione, quindi stavo pensando su che cosa posso puntare la lettura per far sì che possa essere utile, anche perché sappiamo tutti ormai qui sul canale ci sono appassionati di ogni tipo di disciplina, diciamo, olistica, spirituale, e sapete ormai benissimo quasi tutti che per i prossimi 20 anni ci saranno grossi cambiamenti su scala personale, su scala globale. Già qualcosa si comincia a percepire, già l'abbiamo vissuto negli ultimi 2 o 3 anni. Tutto questo ci porta a dire cosa che potrei utilizzare, scusate, in che modo potrei utilizzare certe qualità che ho, nel mio caso quella della medianità, quella del saperci fare con lo spirituale, per portare la versione migliore di me all'esterno, quindi diventare proprio quello che sono, e nel tentativo di fare questo, come posso utilizzare le mie qualità per superare le difficoltà che ci saranno in un percorso di questo tipo. Poi ognuno avrà il proprio percorso, però immagino che quello che ci accomuna come esseri umani sia proprio il vivere le difficoltà. Quindi mi viene da dire, ragazzi, su che cosa andiamo a puntare? Ognuno è diverso, quindi ognuno in base alle proprie esperienze e doti di natura avrà a disposizione un armamentario di qualità diverse. Ovviamente io non posso andare a vedere tutte le qualità, però magari con questi 4 gruppi possiamo andare a vedere quelle che sono le categorie principali. Poi sapete che se ci sono dei dettagli saltano sempre fuori nelle mie letture e io sono ben più che felice di condividerle con voi. Allora, abbiamo 4 scelte e andiamo a vedere quelli che sono, li ho definiti i superpoteri umani di ciascuno di noi. E andiamo a svelare subito quali sono queste rune che con i loro simboli rappresentano i gruppi principali. Allora, abbiamo il primo gruppo. Lo mettiamo qui, poi abbiamo il secondo gruppo. E poi abbiamo il terzo gruppo. E poi abbiamo il quarto gruppo. Com'è che io sul piano qui lo vedo diritto e poi sullo schermo è stortissimo? Vabbè, inquadrature. Fate pure una pausa con il video se vi serve per scegliere una o più di queste possibilità. Ci potete tornare anche più avanti, soprattutto con una lettura di questo tipo, perché mano a mano che cresciamo nel nostro percorso sicuramente acquisiamo delle abilità diverse, o meglio, sono lì latitanti queste qualità dentro di noi, queste abilità, abbiamo solo bisogno di svilupparle, di renderle materiali. Quindi può essere che ci sia utile, a proposito di utilità, tornare su questa lettura più avanti. Fate la vostra scelta e vado a cominciare dalla numero 1. Quindi scelta numero 1, mettiamola qui, qui sopra così. Qui mi sono ricreduta 2 volte in 5 secondi. Cominciamo bene. Allora, qual è il vostro superpotere? Il vostro superpotere umano.
mescolando, più che mescolare, mentre toccavo le carte all'inizio, il mazzo, avevo una sensazione di sentire due parole in testa. Una era genialità e una era diversità. Quindi anche se sembra strano, anche se tutti siamo l'uno diverso dall'altra, probabilmente c'è un qualcosa di molto particolare che vi distingue. A questo proposito, infatti mi si sta dicendo, potresti anche non farla questa lettura con le carte, che tanto hai già detto quello che è. Allora, se c'è qualcosa, almeno per la maggior parte di voi che state ascoltando, in cui siete particolarmente diversi dagli altri, che cosa significa? Non che fate le cose meglio, ma che fate le cose in maniera particolare. Magari c'è quella qualità che ritenete non sia mai stata utile a nessuno, come che ne so, fare delle formine con il purè. C'è in quel tipo di dimostrazione del vostro talento naturale una base molto utile che vi può aiutare assolutamente in varie fasi della vita per superare le difficoltà che vi trovate davanti. Quindi non male. Allora, andiamo a vedere, che di sicuro qui salta fuori molto di più. Qual è il superpotere di chi sta guardando ora? Allora, questa è la carta degli Ierofante ed è a testa in giù. Per quelli che hanno un po' di passione per leggere le carte, qualunque sia la maniera in cui interpretate il mazzo, perché poi ognuno ha il suo modo di interpretare, soprattutto se li leggete come me, però tutti siamo d'accordo sul fatto che un Ierofante a testa in giù probabilmente è qualcuno che va oltre le regole, è qualcuno che va oltre ciò che è normale, considerato normale, non è che ci sia effettivamente una norma in realtà, però quello che è considerato normale capiamo tutti che cosa significa. Quindi di vostra natura siete i rivoluzionari, quelli che interrompono ciò che si è sempre fatto, ciò che è sempre stato, e a questo proposito mi viene detto è il momento giusto per tirare fuori questa qualità, perché poi con quello che sta accadendo e sta per accadere da un punto di vista astrologico, voglio dire, mi sa che siete quelli che se la caveranno meglio probabilmente. Da un punto di vista di ispirazione, quando io dico ve la caverete meglio, non significa che sarete privi di sfide e che andrà sempre tutto dritto al primo colpo. Sto dicendo che probabilmente poi sarete in grado di prendere i frutti da questo albero della fatica in maniera più consistente, in maniera più abbondante, ok? Perché l'ambiente è quello giusto. Vi faccio un esempio. L'albero del fico ha una sua origine, no? Siamo nell'area mediterranea che riguarda più che altro la zona israeliana. Non so perché vi sto dicendo questo esempio, però so che è significativo per qualcuno. Quel tipo di pianta sicuramente si è sviluppata in gran parte nell'area mediterranea, nonostante da dove sia nato originariamente. Quindi con la vostra qualità non è che non avete avuto difficoltà, non è che avete dovuto far strada nella vita, non è che avete dovuto dire oddio, ho una vita fantastica già dai primi 5 minuti. Però con questa capacità innata che avete, con questa capacità di rompere ogni regola, di andare oltre quello che è già definito, perché può essere anche semplicemente questo, andare oltre ciò che è già definito, sicuramente avete fatto tanta strada fino ad adesso e ne farete altrettanta, se non di più probabilmente, sollecitati, incitati, sostenuti da quelle che sono le energie che stanno per arrivare. Quindi mi viene da dire, il vostro superpotere prima di tutto è quello di vedere le regole, notarle e fregarsene. E ripeto, non significa che ve ne fregate in maniera rivoluzionaria al tal punto da diventare anarchia totale, però sicuramente nella fase di anarchia c'è un profondo senso di libertà. Sento qualcuno che sospira, che dice magari si rompessero tutte le regole, per una volta ci sarebbero 5 minuti di pausa, quindi non c'è per forza il desiderio di poi portare subito un nuovo ordine, c'è semplicemente la voglia di libertà, di espressione, di non essere per forza conformi a qualcosa solo perché agli altri pare utile o agli altri piace. Quindi è un gran superpotere in realtà, perché è il superpotere dell'unicità ed è quello che avevamo visto subito quando ho toccato le carte. E in che maniera si può usare questo superpotere? Come possono usarlo chi stanno guardando? Via anche le regole grammaticali, vedo. Quelli che stanno guardando questa lettura.
Ok, sento la mia mente in ogni angolo dell'universo in questo momento, cioè proprio sto fluttuando, quindi il 3 di coppe che era uscito anche prima, in 2 secondi. Era stata tipo una flashata mentre mescolavo. Mm. Ma si sta trattando solo di quello o c'è dell'altro? Perché ho l'impressione che qui si sta parlando di qualcosa a livello più vasto della umile esperienza umana. Ok. Adesso ho capito. Allora, diciamo una cosa. Quando facciamo delle esperienze, come esseri umani, tante volte abbiamo l'istinto di chiederci subito perché mi sta capitando questa cosa, come mai? E questo pone la nostra attenzione su ciò che ha creato la situazione, non su ciò che creerà. Quindi ci dà una prospettiva verso il passato, non verso il futuro. Non c'è niente di male in questo, è totalmente umano, serve ad aiutarci a sopportare meglio la nostra sorte. Quando però noi ci troviamo a essere qualcuno che di natura soffre male le regole oppure non le riconosce come tali, siamo davanti a qualcuno che ha probabilmente bisogno di fare le proprie regole, che già segue direttamente per istinto naturale le proprie regole. E qui non stiamo a indagare regole giuste, sbagliate, belle e brutte. Rimaniamo su questo concetto che ognuno segue in questo gruppo le proprie regole. E fare questo a volte sembra essere un modo di condurre la propria vita totalmente sregolata. Ma non è così. Non solo avete un compasso interno, ma se usate questa qualità dell'essere slegati dalle regole, ovviamente con giudizio, ragazzi, ok? Quello che si può prospettare davanti a voi come crescita, ma soprattutto come utilità, perché siamo qui a cercare di fare questa lettura per trovare un'utilità, no? Per usare al meglio quello che abbiamo. Potete in realtà, se osservate tutte le vostre vicende personali, sia del passato che del futuro, potete riuscire a costruire una sorta di maglia esistenziale nuova su cui riuscire a decifrare quelli che sono i codici che finora sembravano irrisolti, indecodificabili, che ci sono stati nella vostra vita. Quindi le vostre esperienze passate, se non le avete completamente comprese, cercate di vederle come varie sfaccettature di un'unica energia, cioè come vari punti sulla mappa di una stessa città, per intenderci. Se non riuscite a capire da un solo punto su quale città vi trovate, cercate di vedere vari punti, metteteli insieme e vi daranno l'idea di quale sia la città esatta in cui vi trovate. Lo stesso, ho usato questa metafora, spero sia utile, può valere per riuscire a trovare un senso non solo in quello che è accaduto, non solo in quello che sta accadendo, ma si può trovare il senso in quanto riferimento di quello che si può fare nel futuro, di quello che può accadere nel futuro. Quindi è sì un superpotere perché per sua natura è in grado, lo fa in maniera automatica, non è che ci si deve impegnare, è in grado di permettervi di vivere in realtà in un'altra realtà. Ok? Quindi magari se siete costantemente di quelli che sembrano essere con la testa tra le nuvole, per carità può anche essere che in una certa misura ci sia una parte di voi che preferisce vagare dove fa meno male, però non metterei in dubbio il fatto che in queste esplorazioni che fate con la mente, con la fantasia, ci sia del vero, ci sia del buono, ci sia dell'utile. Quindi molto particolare, diciamo, come lettura. E andiamo a vedere qui qual è il superpotere. Quindi c'è anche questa capacità poi di portare nel mondo fisico la vostra, chiamiamola mancanza, allergia alle regole,
e di rendere materiale quello che è. Quindi ancora di più mi avvalora quello che ho detto, potete costruire una nuova maglia della realtà, un nuovo tessuto della realtà. Eh sì, e qui si parla di connessione, salta fuori proprio nel momento in cui metto la carta sotto alle carte dei tarocchi che ne parlavano. Sicuramente siete di quelle persone che danno la possibilità di creare una stabilità anche per gli altri, perché poi quello che conosciamo della realtà oggigiorno è ciò che abbiamo tutti deciso che era vero. E possiamo tutti, conoscendo un po' la storia, vedere quante volte ciò che non veniva reputato vero, per una serie di ragioni, di solito l'ignoranza o la paura, creava problemi al sistema principale e magari veniva represso o ridicolizzato, no? Quindi può essere che il vostro modo di vedere le cose in modo diverso, e non è un gioco di parole, sia utile. Non significa che da domani aprite una setta e cambiate il mondo in questo senso, perché so che poi tutti sono presi dall'ansia e mi dicono, quindi cosa devo fare? L'unica cosa che devi fare è essere te stesso, perché più persone sono loro stesse e meno sarà possibile fare un sistema unico che vada bene per tutti. Quindi si dovrà probabilmente creare un sistema che permetta di essere utile a tutti quanti, insomma, almeno per davvero al 99%, ok? Che di sicuro non è quello che sta accadendo adesso. Gravità, essere ancorati a terra. Prima avevo usato l'immagine del stare con la testa tra le nuvole, no? Dell'andare da un'altra parte. Ci sta, ma bisogna, ecco, questo forse è un suggerimento. Bisogna arrivare a capire che l'immaginazione è perfetta, va bene. Tra l'altro ho fatto un post che sarà disponibile più avanti perché li programmo sul mio Instagram, che parla proprio del valore della capacità umana di immaginare. Questo è molto utile, è un qualcosa che fa parte di voi, però non dimenticate di non lasciarla fine a se stesso, perché da una parte vi distanzia dalla realtà, non fa bene alla vostra salute in ogni senso, e dall'altra è uno spreco, ok? Quindi se, come percepisco, siete qui perché comunque vi interessa non solo essere voi stessi, ma mettere la vostra essenza a disposizione di chiunque, io vi dico, cercate di trovare una maniera di rendere questa vostra predisposizione naturale materiale. Non significa fate un lavoro, non significa trovateci per forza un guadagno monetario, non significa per forza fate volontariato, non significa nulla, perché vi ripeto, chi se ne frega di quella che è la regola generale, quindi qualunque cosa vi dica fatelo in realtà a modo vostro e trovate soddisfazione in questo. Semplicemente non lasciate che vada ad esaurirsi nel nulla, ok? Quindi questo è il vostro superpotere, spero vi sia piaciuto, spero lo troverete utile. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. E siamo qui con il gruppo numero 2 e lo mettiamo lì. E ora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qual è il vostro superpotere umano che vi può aiutare a superare ogni difficoltà. Il vostro superpotere umano. Qual è il superpotere umano di chi sta guardando questa scelta? Quindi avete questa capacità di trovare gli opposti in ogni situazione, cioè la capacità probabilmente di considerare in ogni situazione, in ogni concetto, quelle che sono le due controparti in gioco, o i due estremi in gioco. Quindi mettiamo caso in una disputa
riuscite a vedere i punti di vista di ambo le persone o ambo i gruppi, o più gruppi, no? Qui usiamo il binomio come esempio, ma insomma avete capito, quando si tratta di estremi o di opinioni divergenti, avete la capacità di individuare in maniera chiara quello che è il punto di vista di ciascuno. Ma non è questo solo il vostro superpotere, perché è un superpotere che in realtà è fatto di varie parti. Allora, la prima parte è individuare la diversità, la seconda parte è non giudicarla, quindi riuscire a vedere più punti di vista per quello che sono. Questo vi permette di andare più a fondo, di capire meglio quello che avete davanti, di capire meglio la prospettiva della persona che vi sta comunicando una realtà diversa dalla vostra o da quella di cui state ascoltando in particolare un concetto, e avete la capacità di quindi eventualmente essere dei buoni portavoce oggettivi, di creare una trasmissione di varie conoscenze e anche magari da parte di altre culture, per esempio, in maniera assolutamente regolata. Mi viene a dire regolata, mi viene a dire proprio attenta, non nel senso che vi ci dovete impegnare, ma nel senso che viene naturale fare questo, essere sempre nella giusta misura, nella giusta disposizione. Quindi è una capacità naturale la vostra innata di regolarvi e regolare. Ripeto, non è un'imposizione, non è un ragionamento, non è qualcosa che fate, è una vostra capacità di percepire ciò che è la misura di ciascuno, mi viene da dirlo così. E quindi ecco poi la terza parte di questo superpotere, la capacità di gestire questo, di equilibrare quella che potrebbe essere una situazione in disequilibrio, una situazione magari che ha bisogno di qualcuno che concili le prospettive. Ora non vi sto a dire che potreste essere di natura grandi diplomatici, che potreste essere magari mi state ascoltando e siete, che ne so, dei giudici, delle persone che cercano di creare coesione all'interno magari di qualche società, magari, che ne so, siete qualcuno, io sono toro, quindi penso proprio alle cose pratiche e materiali in questo senso, però ovviamente ognuno poi ha una vita complessa e potete individuare questa vostra qualità nel fatto che ogni volta cercate di regolare. Quindi potrebbe anche essere che siate quel collega sul posto di lavoro che non sta lì a dare la colpa a uno o all'altro se qualcosa è accaduto, cerca di sistemare, cerca di smussare quelli che potrebbero essere magari, che ne so, i malcontenti del cliente e la tensione del datore di lavoro, ok? Quindi c'è questa capacità di misurarvi, misurare, regolare, è innata. Quindi è un gran superpotere in realtà. Mi viene da dire subito attenzione a non farlo sempre e comunque, perché anche se è un superpotere, anche se viene naturale, comunque vi richiede energia e comunque è giusto che sia messa a frutto quando ne vale la pena, che non significa che ci deve essere un guadagno vostro ad ogni costo, ma ci deve essere un giusto ritorno, ecco, ok? Un risultato che giustifichi la fatica. Allora, come questa qualità vi può aiutare, vi può essere d'aiuto? Diciamo che ci sono state sicuramente delle situazioni in cui non vi siete sentiti in controllo nella vostra vita. Mi sa che magari ci sono state situazioni in cui economicamente magari c'era qualche problema e non riuscivate a manifestare il tipo di vita regolata che vi piacerebbe, vita stabile, no? O magari ci sono state situazioni relazionali in cui c'era sempre un'imparità di potere o di emotività condivisa. La vostra sensazione di potercela fare tranquillamente, per non dire alla grande, è stata parecchio messa in dubbio ed è stata colpa di situazioni che hanno veramente minato il vostro senso di potere personale. Quindi immagino che una bella dose di sventure qui ci siano state, o comunque cose che vi hanno profondamente colpito ci sono sicuramente state. Quindi come utilizziamo questa energia in realtà che abbiamo dentro? La utilizziamo
ogni volta che percepiamo che il nostro senso di potere personale è messo al bando, è messo a dura prova. Cosa significa fatalità? In tempi non sospetti vi avevo appena detto, attenzione a come utilizzate questa qualità, perché potrebbe diventare una sorta di deformazione professionale. Mi viene da usare queste immagini che probabilmente vi aiuta. Cioè, quando io, che ne so, sono un giudice, ecco, le metto proprio in maniera proprio semplicissima, esasperata. Sono un giudice come lavoro, come professione. Quando vado a casa tendo a affrontare nella stessa maniera che affronto il mio lavoro le mie relazioni private. È ovvio che se ho dei figli, per esempio, non posso occuparmi delle relazioni dei miei figli nella stessa maniera. Quindi attenzione prima di tutto a non essere sempre in atteggiamento di cercare di equilibrare le cose, prima di tutto. Punto secondo, attenzione a non essere sempre sollecitati, cioè date attenzione, questo è un suggerimento di crescita personale per vivere meglio la vostra vita. Attenzione a non far diventare personale ogni stimolo esterno che vi dà la vita in cui vi viene detto, percepite che c'è bisogno che qualcuno equilibri le cose. Quindi non ogni chiamata è la vostra, quindi scegliete le vostre battaglie. Immaginate di avere, io questo esempio lo uso anche con le persone che magari fanno qualche percorso con me, immaginate di avere in tasca 10 pezzi di pane e vi devono bastare fino a fine della giornata, altrimenti poi vi viene fame e state male. E avete delle cose da fare durante la vostra giornata. Ogni volta che fate qualcosa prendete 1 o 2 pezzettini, 3 di questo pane, quindi alla fine della giornata si spera ci arriverete con il giusto quantitativo di pane per fare la cena e chiudere la giornata. Se questo non avviene, se utilizzate questi pezzettini di pane, passatemi l'espressione, un po' alla cazzo, o un po' come viene, un po' come il mondo ha bisogno che voi facciate, non va a finire bene. Si può fare la fame 1, 2, 3 giorni, poi è un problema serio. Quindi qui viene detto, ok, grande qualità, ma anche grande responsabilità, non verso gli altri, verso voi stessi, perché non vorrei mai che poi il più grande nemico di voi stessi diventasse questa vostra propensione all'equilibrio. Uno, perché non è realistico, ok? Questa cosa vi mangerebbe vivi, non è realistico avere sempre equilibrio o riuscire a crearlo, soprattutto all'esterno. Per cui viene detto, il tuo potere personale molte volte è stato messo in dubbio dagli eventi esterni, non ci hai potuto fare nulla, ma ti sei aggravato ancora di più, cercando di portare a tutti i costi un equilibrio che non poteva esserci in quel momento. Tant'è che mi viene detto anche quello che ci aspetta nei prossimi anni non è equilibrio, è il tentativo di fare un equilibrio e bisogna riuscire a comprendere con ogni fibra del nostro essere, non solo con la mente, che non solo è necessario, ma ha una sua logica, cioè un suo andamento, una sua naturalezza nell'accadere. Quindi il superpotere è fantastico, bisogna però riuscire a capire quali sono non solo i punti di forza, ma i suoi limiti, no? I suoi pericoli che porta. Quindi il superpotere di chi sta guardando questa scelta. Bene, subito per terra come ci piace sicuramente. Ah, ok. Vedete, disciplina. La prima cosa da fare qui, avere disciplina, da una parte significa approfondite questa vostra capacità. Non la mettete in cantina per lasciarla là. Approfondite, sperimentate, siate compagni di voi stessi. Però ci vuole anche tempo per riuscire a fare questo, ci vuole anche consistenza e ci vuole tanto coraggio e compassione verso voi stessi. Quindi c'è anche uno spunto proprio di riflessione per aiutarvi a utilizzare al meglio questa cosa. Sicuramente si va molto a fondo, mi piace, si va molto a fondo dentro un lago e si va molto in alto per avere chiarezza su una montagna. Mi piace molto questa immagine. Che cosa vi posso dire che vi esprima al meglio quello che sto percependo? Vi dirò questo. Con il tempo, indubbiamente la vita pone nuove sfide, nuove soluzioni anche però. Ed è possibile cogliere una sfida e trovare una soluzione, quindi
andare nella profondità, più profondità che ci sia della terra, e poi elevarsi all'altezza più alta che ci sia nel mondo, se riusciamo a comprendere che ci sono momenti in cui è necessario andare a fondo, lasciarsi trascinare la corrente, approfondire qualcosa, percepire la pesantezza di qualcosa, e poi ci sono momenti in cui naturalmente, fatto questo, si arriverà a nuove altezze. Ogni volta che siete nella profondità di qualcosa, un pensiero, una sfiga, una difficoltà, sappiate non solo che ci sarà poi per forza un momento anche di altezza, ma che lì state costruendo la forza necessaria per poi creare un fisico atletico, diciamo, che vi permetterà di scalare anche la montagna più alta. Quindi, da un punto di vista energetico, è ovvio che questo richiede tempo, perché adesso magari il concetto si è compreso, poi la pratica è tutt'altro, no? Lo sappiamo tutti. Quindi questo è il suggerimento più grande che vi posso fare per riuscire ad utilizzare al meglio questa vostra qualità, che è il vostro superpotere umano. Quindi io mi auguro di essere stata d'aiuto e vi ringrazio di essere stati qui, di esservi affidati a me. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Ok, siamo qui con il gruppo numero 3, quindi lo mettiamo qui. Andiamo a vedere per voi qual è il vostro superpotere, di che cosa si tratta. Qual è il superpotere umano di chi sta guardando questa diretta? Il superpotere umano che sta guardando questa scelta. Quanta confusione e caos, proprio una sensazione di irrequietezza. Come mai? Cosa succede? Infatti anche le carte sono un disastro. Come mai? Come mai questa maniera di frasare la lettura? Che cosa si intende? Guardate, se poteste vedere dal vivo qui con me come sono queste carte, chiedereste se riesco a usare le mani, ma ho proprio un'energia di fastidio, quasi di irrequietezza. Allora, la prima cosa che mi viene da dire prima di andare a vedere queste carte di aiuto che mi sono tirata giù, la mia sensazione è che il vostro superpotere sia il dire di no. Stavo pensando a un'espressione che mi è venuta e ve la dico. Mi è stato detto: sei sempre il bastian contrario. Non lo so se in ogni parte d'Italia si senta questa definizione, dalle mie parti è molto usata, soprattutto in passato. Per cui credo che stiamo a parlare della capacità di rifiutare una regola quando non è, quando viene percepita come oppressione. E da una parte questo può nascere da quella che è la vostra storia, perché salta fuori, da quello che è il vostro percorso personale in cui avete vissuto magari in maniera non completamente pacifica, interiormente intendo, il fatto che in alcune esperienze vi è stato negato di ottenere quello che desideravate, e ho l'impressione che si parli proprio di affettività. Quindi può essere che ci sia una parte di voi che ha vissuto esperienze emotive, diciamo traumatizzanti, no? In cui vi siete visti negare per esempio l'amore di un padre, l'amore di una madre, la sicurezza economica, la sicurezza fisica, la salute fisica,
beni primari, scusate, non principali. Quindi c'è una idea di autorità che si è sviluppata dentro di voi, che vi fa percepire che l'autorità, come le istituzioni, come le persone più vecchie, come le persone magari anche solo di sesso maschile, siano un problema, e c'è internamente un senso di ribellione. Prima di dire sì, dite di no. Quindi prima di validare qualcosa come utile, non utile, bello, brutto, la prima reazione è: cos'è questa roba? È una cosa nuova, non la voglio conoscere solo perché tu me la metti davanti agli occhi, non l'ho cercata io, quindi fatti in là e ho bisogno di tempo. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che noterete in qualche modo. Se fate attenzione a quello che è il vostro dialogo interiore, il vostro sentire interiore quando qualcosa di nuovo accade, diverso, vi viene proposto qualcosa, a meno che non sia esattamente quello che desiderate, la prima risposta è magari non è proprio il rifiuto, non è proprio il no diretto, ma percepite il bisogno di distanziarvi da questa cosa, quasi non vi dovesse toccare, quasi non dovesse invadere la segretezza della vostra interiorità. Quindi io direi, qui era necessario capire perché, da dove, ho capito da dove si è formata, ok? C'è stato nel passato bla bla bla, ma cosa ha spinto la persona a fare questo? E in che modo questo può essere un superpotere? Ok, allora, può essere un superpotere prima di tutto perché le vicende che vi hanno portato a reagire in questa maniera, in maniera automatica, sono anche alla base della vostra capacità di attingere dal vostro, non lo voglio ridurre a intuito a questo punto, dalla vostra sensibilità interiore, la vostra capacità di attingere la vostra sensibilità interiore. Perché dico questo? Perché in realtà la vostra preoccupazione principale non è che sia giusto o sbagliato quello che sta per entrare, vi viene proposto nella vita di nuovo. A voi interessa che vi piaccia, vi stia bene o non vi stia bene, e che quindi le conseguenze che questa novità può portare nella vostra vita sia per voi sopportabile o meno. Non è che vi interessa il disastro o meno, ovvio, siete degli umani e vi interesserà sapere che le cose vanno a finire bene e che vanno a finire bene per voi. Ma non è l'occupazione principale della vostra mente e del vostro cuore. A voi interessa saper condividere poi con le conseguenze, qualunque essi siano, e per fare questo avete bisogno di accettare prima di tutto dentro di voi che questa nuova esperienza, questa novità che si propone nella vostra vita di volta in volta sia vissuta con un rapporto di sincerità e di congruenza e di coerenza dentro di voi. Quindi qualunque sia stata l'esperienza o le esperienze che avete fatto, hanno creato una sorta di arma, di utensile molto utile nella vostra vita, che ha come tale due sfaccettature. La prima è la faccia che si rivolge al mondo e che dice: un attimo, ho bisogno di andare piano, non ti dico di sì subito, stai tranquillo, non mi rompere le palle, fatti in là. E dall'altra parte c'è l'altra faccia che dice: se mi va bene, se la riesco a percepire come un'esperienza che mi va bene perché poi riuscirò a supportarne e sopportarne le conseguenze, allora può essere anche la peggiore delle proposte, ma mi può andare bene. Quindi dammi il tempo di percepire come veramente mi sento a riguardo. Per cui c'è un'apertura mentale in realtà poi che ne deriva, anche se all'inizio sembra una chiusura. E questo sicuramente vi apre la strada a fare ulteriori esperienze particolari nella vita. Ho usato l'espressione esperienze particolari perché non voglio mettere nessun giudizio, perché poi vedrete voi di volta in volta se è positivo o negativo, ma non è questo che vi interessa, è il quadro generale che vi interessa. Posso vivere con le conseguenze? E questa capacità di giudizio non la vedete del tipo: se mi porta a conseguenze generalmente riconosciute come positive allora mi va bene. La vedete più che altro come la pasta di cui sono fatto è in grado poi di mantenersi intatta quando la vita mi potrebbe portare in futuro a conseguenze generalmente riconosciute come brutte, ok? O anche generalmente riconosciute come belle, che però non fanno per me. Quindi c'è una grande capacità di
autoanalisi e di gestire la propria emotività e di percepire esattamente le profondità dei propri pensieri. Mi viene da dire anche che questa ambivalenza, questa sorta di, come dicevo, arma a doppio taglio, in cui si è tanto bravi a comprendere e a percepire quanto si è apparentemente i primi a dire di no, da lì nasce anche un aspetto ulteriore che forse costituisce l'elemento che va a chiudere in realtà questa lettura da un punto di vista concettuale. La qualità che voi avete, questa di cui stiamo parlando, può avere la capacità di sbloccare quello che è lì fermo da un po' nella vita vostra e nella vita degli altri, perché attraverso questo tipo di approccio riuscite a trovare delle strade dove generalmente nessuno andrebbe a cercare. È un po' la veduta aperta che vi dicevo. Se io concepisco quello che è nel mondo, qualunque cosa ci sia nel mondo, come analizzabile solo attraverso un unico modo di analizzare le cose, corro il rischio che troverò, facendo quel tipo di analisi, sempre le solite soluzioni. Quindi se ho un problema che richiede soluzioni alternative, non riesco a trovare questa soluzione alternativa, perché sono incastrato nella struttura da cui non mi riesco a scollare. Invece questo vostro modo di percepire le cose vi permette di vedere le cose da un punto di vista che verrebbe definito diverso. A me viene da dire il punto di vista utile, perché poi con questa capacità di vedere anche se le conseguenze sono accettabili per voi, avete la capacità di affrontare qualunque passo, qualunque situazione, anche quelle che sembrano essere insuperabili. Quindi è molto particolare come concetto. Andiamo a vedere qui come possiamo inglobare al massimo questa cosa con il fuoco. Quindi questa vostra capacità non solo può veramente rivoluzionare la vostra vita, ma può rivoluzionare quella degli altri. Noto come questa sia la terza lettura, e anche in questa lettura si presagisce quasi, si suggerisce l'idea di usare queste vostre abilità anche con gli altri, anche nella vita degli altri, anche per aiutare gli altri, anche per creare un nuovo modo di percepire le cose negli altri, nella collettività. Ripeto, non è che dovete, è semplicemente un suggerimento di approccio per il futuro verso quello che è l'esterno rispetto al vostro interno. Quindi è molto particolare, sì. Vi dicevo, trovare una nuova strada, no? Una strada che sia alternativa, e qui si parla di essere coraggiosi, proprio dell'ardore, del coraggio. E questa persona sta camminando a piedi scalzi su un mondo che non si capisce se è incandescente o cosa, ma che sta galleggiando su delle acque chiaramente non limpide e non tranquille. Però lo fa con l'innocenza di un bambino, lo fa con la leggiadria di chi sta scoprendo qualcosa di nuovo. Quindi sicuramente questo è veramente forse anche il vostro tema di vita, forse adesso ha un po' più senso dopo questa lettura. Però questo è il vostro superpotere, questo è sicuramente la vostra qualità più utile. E poi c'è anche la cosiddetta resilienza, come ce l'hanno certe piante. Chi cammina in natura vedrà spesso, soprattutto nelle zone di montagna o comunque di collina, capitano delle frane e puntualmente c'è l'albero che cresce in una posizione assurda su queste frane, o che, franando insieme al terreno, poi trova la maniera di ripuntare con le proprie braccia verso l'alto per prendere la luce solare e di piantare le proprie radici in una maniera tale per cui continua a nutrirsi del terreno. Quindi si vedono queste sorte di composizioni d'arte moderna che la natura fa e che ti fa chiedere anche molto spesso: ma guarda te, che voglia di vivere, che voglia di trovare una soluzione,
che ha quella pianta. E questo è la vostra qualità, questo è proprio il vostro superpotere. E mi viene da dire semplicemente seguitelo. Seguitelo stando attenti ovviamente a non finire giù per un burrone, perché a volte capita anche i migliori, ma con questo desiderio di percepire in realtà la vostra capacità di andare avanti un passo dopo l'altro, seguendo un po' quello che è l'istinto non visto come una guida che viene dall'alto, che ci dice cosa fare, ma come una spinta interiore, allora in questa maniera riuscirete a fare delle vostre esperienze di vita in qualcosa che sia per voi molto importante, ok? E poi abbiamo visto anche per gli altri. Quindi io mi auguro di essere stata d'aiuto, vi ringrazio di esservi affidati a me e spero la lettura effettivamente vi porterà a qualcosa di positivo e noi ci diamo appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao! E siamo quindi al quarto gruppo e ora andiamo a vedere qual è il vostro superpotere, il vostro superpotere umano. Il vostro superpotere. Dunque, qual è il superpotere di chi sta guardando questa lettura? Cominciamo subito. Interessante. Il diavolo. Mi sta venendo in mente una canzone, ma non so quale sia, e dice Dancing with a Stranger, ma mi è fatta venire in mente perché mi si dice non è Dancing with a Stranger, è Dancing with the Devil, quindi è invece di ballare con una persona che non conosco, un estraneo, è ballare con il diavolo. E viene usata questa espressione perché chi sta guardando questa lettura è probabilmente qualcuno che quando si trova davanti a una situazione sgradevole, che sia una persona, che sia un problema di salute, che sia una dipendenza, un qualunque tipo di problema, ma generalmente che viene causata dall'esterno, non dall'interno, ha questa capacità di mi viene da dire che mantenere il buon umore è vederla in maniera superficiale, qui la questione. Avete la capacità di lasciarvi trasportare dalla corrente che quella situazione di disagio è in grado di creare. E soprattutto a chi vi guarda magari dall'esterno, quello che fate sembra veramente un superpotere, perché non si capisce com'è che uno in una situazione di disagio sembra mantenere un'ottima emotività, sembra essere comunque propositivo e ride, perché vi vedo ridere. Mentre ballate con questo diavolo vi vedo ridere, non perché vi reputate superiori, non perché avete già trovato la soluzione, ma perché c'è agio in questo. Siete probabilmente articolati internamente in maniera tale per cui le situazioni di disagio non le percepite come gli altri, le percepite come un qualcosa di divertente. Facciamoci un giro su questo, vediamo cosa succede. Quindi magari c'è un po' di cinismo in voi, magari siete arrivati a un punto in cui quando vedete i drammi superficiali nella vita delle persone, tipo persone che litigano per niente o per ignoranza, vi viene quasi da ridere. Potreste essere di quelli che ne so, mi viene mostrata questa situazione, vi iscrivete a qualche gruppo Facebook, no? E notate che le persone che sono dentro quel gruppo sono molto al di sotto delle vostre aspettative, o almeno al di sotto delle aspettative che avreste voluto poter sperimentare unendovi a quel gruppo, e non vi togliete dal gruppo, ci rimanete dentro e osservate quello che la gente scrive ogni tanto quando siete annoiati e vi fate delle risate e poi dite: ma guarda questi poverini come stanno messi.
Quindi c'è quella situazione proprio di sollecitazione quasi. Io non dico che voi siate degli stronzi che vanno a cercare il problema, no? Per starci dentro, anzi. Però poi quando le cose capitano, perché nella vita le rotture di palle capitano, vi viene quasi da ridere. Vi dite, vediamo dove mi porta questa cosa. Perché a questo punto ho già capito qui che sono davanti a un qualcosa che non può soggiogarsi al mio volere. E quindi che cosa faccio? Ci lotto contro? No, voglio vedere dove mi porta. E nel mentre riuscite quindi a godervi anche un po' il paesaggio intorno mentre siete su questa crociera verso l'ignoto, no? Quindi, ok, andiamo a vedere in che modo questo tipo di energia, abilità vi può essere d'aiuto. Beh, è molto chiaro. Non serve un'argomentazione chissà quanto lunga, ma comunque vi spiego quello che vedo. Dunque, prima di tutto, questa cosina qui di cui siete forniti sicuramente vi aiuta a mantenere un'attenzione veramente sistematica su quello che vi accade a livello emotivo. Quindi qualunque cosa vi accada c'è sempre una certa lucidità di fondo emotiva. C'è sempre la sensazione di sapere come alla fine andranno le cose o come potete muovervi nel caso le cose non funzionino. C'è serenità in questo senso, anche se ovviamente situazioni sgradevoli comunque portano un carico d'ansia, no? Però diciamo non aggiungete disagio dove non occorre, dove si può fare a meno. E questo vi dà sempre una sensazione di forza interiore, che poi mi continua a venire mostrato il paragone con l'esterno, cioè quello che gli altri vedono di chi siete e come vi comportate. E gli altri hanno l'impressione che voi siate perennemente o calmi o in controllo della situazione, quando in realtà magari interiormente non lo siete, no? Dite, caspita, guarda che brutta roba che mi sta capitando, oppure guarda qui cosa mi tocca fare per, non lo so, campare, no? Però in realtà gli altri vedono quello che per voi è naturale e quindi vi sembra quasi inesistente. Vi assicuro che per gli altri è addirittura più difficile. Se si trovassero nelle vostre situazioni, non ne uscirebbero tanto bene. Non avrebbero questa capacità di cavarsela interiormente, in realtà, ok? Quindi questo superpotere vi dà la capacità di veramente affrontare al meglio ogni grande trasformazione e di fare grandi trasformazioni in poco tempo. Quindi magari vi è stato rivolto anche qualche commento del tipo dopo tutto quello che ti è capitato sei comunque così serena, oppure vedo che hai costruito comunque bene la tua vita, vedo che hai ripreso in poco tempo, vedo che hai sistemato veramente velocemente. Ecco, questo è perché effettivamente gli altri, per quanto magari non completamente coscienti di se stessi, riescono a vedere questo superpotere. Magari non lo sanno definire, magari non lo sanno inquadrare, magari non lo sanno sviluppare, ma lo percepiscono. E quindi mi viene detto, questo è in realtà un'ottima qualità quando si tratta di manifestare, di materializzare le cose, di creare strutture per voi, per gli altri. Quando si tratta di avere qualcuno che attiva, un attivatore come tipologia di persona, no? Questa è una qualità necessaria perché riuscire a materializzare le cose, manifestare le cose, non, come possiamo dire, non è una qualità facile quando si tratta di difficoltà, perché la prima reazione che avrebbe un essere umano davanti a una difficoltà è fare resistenza. E invece voi con questa capacità di, diciamola così, di ridere sopra alle sventure, avete in realtà la capacità di lasciarvi trasportare dove la corrente ha più senso che vi porti e dove la corrente non vi può far male. Prima o poi vi porta a riva la corrente e questa è la vostra capacità di manifestare. Cercate di concepire la vostra capacità di materializzare le cose con questo tipo di andamento, non come magari farebbe qualcun altro, magari, che ne so, persone dotate di chissà che altra qualità farebbero. Voi avete questa, la capacità di affidarvi alla corrente, non dico con totale fiducia nella corrente, totale fiducia in voi.
Questo è il vostro superpotere, questo vi fa manifestare alla fine grandi cose. Magari non era quello da cui eravate partiti concettualmente e che vi eravate prefissati di materializzare, però è quello sicuramente che non solo dà risultati enormi davanti agli occhi degli altri, ma dà grandi risultati non possibili per tutti, ok? Quindi come si integra al meglio questa qualità, come la si usa? Incredibile come le carte da questo mazzo cadano sempre come vogliono. Dunque, prima di tutto vi viene detto, permettete a voi stessi di rilassarvi dentro a questa certezza, questa comunicazione che vi è stata fatta attraverso la lettura, perché comunque sia quando cadrete sempre in piedi, anche se principalmente quello che noi come umani osserviamo è il primo risultato, e invece non funziona così, bisogna sempre guardare quello che è la fine del percorso, quello è il risultato, non è una tappa, è che noi umani giustamente tendiamo a guardare le singole tappe. E quindi viene detto, c'è una capacità intrinseca tua di essere a tuo agio comunque, sempre in ogni situazione rispetto agli altri, perché hai la capacità di percepire il tuo cuore, la tua interiorità, quindi questo è molto, veramente molto importante. E poi ecco qui assolutamente la materia oscura, che è una bella cosa, non è una cattiva cosa, e si parla della vostra capacità di percepire il mistero, lo sconosciuto, il disagio che questo porta come potenziale, ed è quello che poi vi fa sembrare veramente dei supereroi davanti, dei superumani più che supereroi davanti agli occhi degli altri. Vorrei farvi notare che ci sono 2 11 qui, non so se serve a qualcuno, però ce l'abbiamo nel forma proprio di 11 e di 3 e 8, quindi sicuramente qualcosa rappresenta, e mi sa proprio di tipo, come possiamo definirlo? Il maestro, no? Quelli che sanno sbirciare oltre la materialità e sanno percepire il quadro generale delle cose. Questa è proprio, diciamo, una lettura che più che dirvi come dovete fare è di conferma. Sicuramente è anche un tipo di qualità che fa percepire di essere quasi da soli, di essere magari su percorsi un po' solitari, di essere in percorsi un po' difficili da comprendere anche a voi stessi a volte. E quello che posso dirvi è questo: qualunque pioniere, qualunque persona che ha provato a seguire il flusso, magari, ripeto, non è finito dove se lo immaginava di finire, ma sicuramente è finito dove aveva senso che finisse. Io non sono di quelli che sostengono che l'universo ha una forma di coscienza tale per cui gestisce le nostre vite come noi ce lo immaginiamo da umani. Però vi posso dire che nella grande visione d'insieme dell'esistenza, oserei dire con una certa sicurezza che persone come voi sono di quelli che notano che c'è bisogno di qualcuno che sia coraggioso, e sapendo di essere coraggioso si offrono per fare quel ruolo, perché non ce ne sono tanti che lo fanno, non ce ne sono tanti che hanno quella capacità, e questo è quello che crea connessione. Voi vi percepite solitari, fate un'esperienza solitaria, in realtà siete diciamo, non è solo una questione di aprire la strada agli altri, siete quelli che in realtà tengono insieme poi tutto quello che è la complessità dell'esistenza, quindi non siete soli in realtà, siete al centro di una rete di connessioni che però non potete percepire a livello umano sempre. E qui vorrei dirvi che c'è il numero 13 che torna e il numero 4 che torna in forma di 44, che a casa mia è 4 per 11, quindi stiamo facendo una lettura molto particolare qui. Percepivo una certa commozione, percepivo proprio quando il cuore si apre e ho comunione, diciamo, con la natura o con l'universo in certi tipi di lavori che faccio. Quindi qui abbiamo proprio delle persone che non voglio suggerirvi che siete speciali, perché non, cioè, siamo tutti speciali. Io veramente ho questa convinzione che ognuno serve, ognuno è diverso. Però appartenete sicuramente alla categoria degli impavidi,
e di quelli che in quanto tali non vengono magari sempre visti, sempre compresi, se la fanno un po' in solitaria. Quindi spero con questa lettura di avervi dato delle conferme, di avervi dato sostegno, un aiuto e ovviamente vi leggo nei commenti e io vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!